Benvenuti e bentornati sul canale. Io sono Sonia e in questo canale porto per lo più tutorial di abbigliamento ed accessori e oggi andremo a realizzare questo stupendo gilet. Mi piace davvero tantissimo. È facilissimo da realizzare, l'unica parte un pochettino più impegnativa è qui il volante, ma per il resto è semplicissimo davvero da realizzare. Io ho realizzato una taglia S, quindi ho utilizzato le mie misure. Vi linko qui in alto un video tecnico dove faccio vedere come andare a calcolare il numero di maglie che dovete avviare voi in base alle vostre misure. Quindi non chiedetemi poi nei commenti quante catenelle, quante maglie devo avviare per 50, una taglia 50, perché non lo so. Non so se voi state usando il mio stesso filato, la vostra tensione del filo, il vostro uncinetto, sono tutte cose che fanno variare la taglia del lavoro. Quindi vi lascio davvero qui in alto il link, è un calcolo semplicissimo, una volta che ci avete preso la mano vi verrà in automatico e potete adattare davvero qualsiasi progetto voi vediate alla vostra taglia. Prima di iniziare volevo ricordarti, se non l'hai ancora fatto, di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così ogni volta che pubblico ti arriverà una notifica, sempre se ce le avrai attive, di lasciare un like come supporto, così mi aiuti davvero tanto a far capire alla piattaforma di YouTube che i miei video piacciono e così li mostro sempre a più persone. E se ti va mi puoi seguire anche su Instagram come 1000 Creazioni Sonia. Per realizzare il gilet in una taglia S io ho utilizzato 3 gomitoli di questo filato, il filato Epi, e l'ho preso da Teddy. Questo filato, ogni gomitolo è composto da 50 grammi e sono circa 130 metri. E ci è indicato di lavorarlo con un uncinetto 5,5, 6,5. Poi ci serviranno anche dei marcapunti, ago da lana, forbici, metro e io ho utilizzato un uncinetto numero 5. Iniziamo dalla parte retro del nostro gilet e andiamo a avviare il nostro bordino. Facciamo quindi 6 catenelle. Fatte le 6 catenelle, la sesta catenella è quella che ci servirà per girare, quindi saltiamo l'ultima e dalla seconda dall'uncinetto facciamo 5 maglie basse. Finite le 5 maglie basse faccio una catenella e la ripeterò per ogni giro. Questa catenella non andrà lavorata, ci serve soltanto per andare a girare il nostro lavoro. Dobbiamo andare adesso a lavorare giri di maglie basse in costa retro. Quindi noi non andiamo a lavorare l'intera maglia in questo modo, ma andiamo solo ed esclusivamente a prendere questa costina, quella di dietro. Dobbiamo andare a lavorare per ogni giro 5 maglie basse in costa retro. Come ho fatto prima, catenella per girare, giro il lavoro, salto la catenella e vado a lavorare maglie basse in costa retro. Proseguo per tutto il mio bordino. Io più o meno vado a realizzare 40 giri. Ho finito di lavorare il mio bordino e ho lavorato 40 giri a maglia bassa in costa retro. Sono arrivata a un totale di
33 centimetri. Adesso dobbiamo andare a lavorare sul nostro lato del nostro bordino, di qua per poi proseguire in altezza. Quindi riprendo il lavoro, faccio una catenella e vado a lavorare una maglia bassa in ogni giro, quindi andrò a lavorare un totale di 40 maglie basse. Dove dovrò andare a inserire il mio uncinetto? Come prima qui in questo punto e vado a fare una maglia bassa, poi in questo punto qui, in questo punto qui, qua, qui, qui. I punti dove noi dovremo andare a inserirci sono uguali per tutto il lavoro. Quindi prima maglia bassa lavorata, adesso proseguiamo a lavorare il totale di 40 maglie basse. Adesso dobbiamo andare a iniziare il nostro punto fantasia. Andiamo a fare quindi una catenella, giro il lavoro, vado a fare, per andare a sostituire la prima maglia alta, vado a fare una maglia bassa, entro in questo punto della maglia e vado a fare un'altra maglia bassa. Quindi vado a fare una maglia bassa sopra l'altra e ho sostituito il mio primo punto alto. Se voi non volete fare in questo modo, potete andare a fare nel modo classico, quindi fare 2 o 3 catenelle come vi viene meglio, e quelle sono la sostituzione del primo punto alto. Io mi trovo molto meglio andando a fare 2 punti bassi uno sopra l'altro. A questo punto dobbiamo andare a fare il nostro punto, quindi andiamo a prendere il filo sull'uncinetto, entriamo nella maglia successiva, prendiamo il filo e lo portiamo all'esterno, prendiamo di nuovo il filo sull'uncinetto, mi sposto nella maglia a fianco, entro, prendo il filo e lo porto all'esterno, vedete? Così ho 5 asole sul mio uncinetto. Prendo il filo e chiudo le prime 3 asole. Ne rimangono altre 3. Riprendo il filo e chiudo queste altre 3 asole. Prendo il filo sull'uncinetto, entro nell'ultima maglia dove sono entrata nel punto precedente, quindi vedete in questa. Di nuovo entro qui, prendo il filo e lo porto all'esterno. Filo sull'uncinetto, entro nella maglia successiva. Quindi entro nella maglia, prendo il filo e lo porto all'esterno. Ho di nuovo 5 cappietti, 5 asole sul mio uncinetto. Prendo il filo e le chiudo le prime 3. Prendo di nuovo il filo e chiudo le ultime 3. Vedete? Dobbiamo proseguire in questo modo per tutto il giro. Vi faccio nuovamente rivedere. Filo sull'uncinetto. Entro nella maglia già lavorata. Prendo il filo e lo porto all'esterno. Prendo il filo sull'uncinetto, entro nella maglia successiva. Prendo il filo e lo porto all'esterno. Ho 5 asoline. Prendo il filo e chiudo le prime 3. Prendo di nuovo il filo e chiudo le ultime 3. Proseguite in questo modo fino ad arrivare a fine del giro. Siamo arrivati quindi a fine del nostro giro, vedete io ho lavorato anche l'ultima maglia, ma non è concluso qui perché nell'ultima maglia, oltre alle maglie che vi ho già mostrato come lavorare, dobbiamo andare a fare una maglia alta, quindi una maglia alta classica, e è come se noi nell'ultima maglia andassimo a lavorare 2 maglie. Quindi prendo il filo sull'uncinetto, entro nella maglia, prendo il filo e lo porto all'esterno, prendo il filo, chiudo le prime 2 asole, prendo il filo e chiudo le ultime 2. A questo punto abbiamo concluso il nostro primo giro. Vi faccio vedere come fare il giro di ritorno. Catenella e giro e lavoro. Devo andare a fare un giro a maglia bassa. Quindi lavoro tutte e 50 le maglie a maglia bassa.
Finito il giro di ritorno, quindi giro a maglia bassa, di nuovo catenella e devo ripetere questo primo giro, quindi giro il lavoro. Io vado a fare 2 maglie basse una sopra l'altra per andare a sostituire la prima maglia bassa, la prima maglia alta, quindi per andare a sostituire le catenelle. Prima maglia vado a fare quindi maglia bassa, entro in questo punto della maglia e faccio un'altra maglia bassa e ho sostituito così la mia prima maglia alta. Adesso vado proprio a fare il punto, quindi prendo il filo sull'uncinetto, entro nella maglia successiva, prendo il filo, lo porto all'esterno, prendo il filo di nuovo sull'uncinetto, vado nella maglia successiva, prendo il filo, lo porto all'esterno, prendo il filo, chiudo le prime 3 asole, prendo il filo, chiudo le ultime 3. Di nuovo filo sull'uncinetto, entro nella maglia già lavorata, nell'ultima maglia lavorata, prendo il filo e lo porto all'esterno, prendo il filo sull'uncinetto, entro nella maglia successiva, prendo il filo, lo porto all'esterno, prendo il filo, chiudo le prime 3 asole, prendo il filo e chiudo le ultime 3. Vi mostro di nuovo un'ultima volta. Filo sull'uncinetto, entro nell'ultima maglia che abbiamo lavorato, prendo il filo, lo porto all'esterno, prendo il filo, entro nella maglia successiva, prendo il filo, lo porto all'esterno, riprendo il filo, chiudo le prime 3 asole, prendo il filo di nuovo e chiudo le altre 3. Devo proseguire in questo modo fino a fine giro. Nell'ultima maglia ricordatevi che dovete andare a fare una maglia alta classica. Andiamo a fine giro, vi faccio vedere ancora una volta come andare a chiudere il giro. Quindi dobbiamo andare a fare l'ultima maglia alta, quindi prendo il filo sull'uncinetto, rientro nell'ultima maglia che abbiamo già lavorato, prendo il filo, lo porto all'esterno, chiudo le prime 2 asole, prendo il filo e chiudo gli altri 2 e abbiamo nuovamente concluso il giro. Adesso dobbiamo andare di nuovo a fare una catenella al giro di ritorno a maglia bassa per poi ripetere di nuovo questo giro. Quindi questa maglia alte e il punto a maglia basse sono i 2 giri che andremo a ripetere per tutto il lavoro. Ho finito di lavorare un pezzo del mio retro del gilet, mi sono dimenticata prima di dirvi, ma è largo circa 38 cm e mezzo, 39 quasi. Adesso io mi sono fermata a questo punto perché dobbiamo andare ai 2 lati a fare le diminuzioni per lo scollo della, tra virgolette, manica, anche perché non andremo a fare la manica. Quindi io ho lavorato circa in altezza un totale di 16 cm e mezzo. Se andiamo a contare i giri sono circa 12 cm e mezzo. Il primo giro a maglia bassa, questo non lo sto contando. E io ho lavorato un totale di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 giri. Mi sono fermata al giro a maglie alte. Non ho lavorato il giro a maglia bassa, il giro di ritorno, perché lo lavoro ora andando a fare le diminuzioni. Cosa faccio? Per andare a fare lo scavo della manica io tolgo 3 maglie da un lato e 3 maglie dall'altro lato. Quindi riprendo il mio lavoro, faccio una catenella e giro. Adesso devo andare a fare 3 maglie bassissime, 1, 2 e 3. A questo punto faccio nuovamente una catenella e nella maglia successiva vado a fare maglie basse. Lavoro maglie basse fino alla fine del mio giro. Ricordatevi che qui dobbiamo saltare 3 maglie, quindi non lavoro tutto il giro ma mi fermo lasciando 3 maglie non lavorate. Io ho finito il mio giro, qui come potete vedere ho lasciato 3 maglie e ho lavorato un totale di 34 maglie basse.
Adesso cosa devo andare a fare? Se voi volete uno scollo della manica più ampio, lasciate 4 o 5 maglie sia all'inizio che a fine giro. Adesso vado a fare di nuovo gli stessi giri che ho fatto qui, quindi proseguo di nuovo a fare maglie alte e poi il giro di ritorno a maglia bassa. Quindi catenella, giro e lavoro. Nella prima maglia io vado a fare 2 maglie basse, cioè una sopra l'altra, per andare a sostituire la prima maglia alta. E come abbiamo fatto per gli altri giri, prendo il filo sull'uncinetto, mi sposto nella maglia a fianco, entro, prendo il filo e lo porto all'esterno, riprendo il filo sull'uncinetto, mi sposto nel punto a fianco, prendo il filo, lo porto all'esterno, prendo il filo, chiudo le prime 3 asole, riprendo il filo e chiudo le altre 3. Devo proseguire in questo modo fino a fine giro. Ricordatevi che qui dovete saltare le 3 maglie bassissime che abbiamo realizzato. Vi dovete fermare alla prima maglia bassa che abbiamo realizzato in questo punto. Una volta che quindi finite di lavorare le maglie alte, ricordatevi che nell'ultima maglia dovete andare a fare in più una maglia alta classica. Il procedimento è uguale a come avete lavorato questi giri. Ho finito di lavorare i miei giri a maglia alta e a maglia bassa e ho lavorato un totale di 17 giri. Ho finito il mio lavoro andando a lavorare un giro con i punti alti. E in totale ho lavorato, partendo dalle diminuzioni, 8 cm e mezzo più o meno circa, e invece ho lavorato un totale di 35 cm più o meno per tutta la lunghezza della mia parte di dietro. Una volta quindi fatti tutti i giri, abbiamo concluso la parte di dietro. Andiamo a fare qui una catenella e possiamo andare a tagliare tranquillamente il filo. Come potete già vedere, io ho realizzato anche la parte di davanti del mio gilet. Questa è la parte retro, questa è la parte davanti. La parte davanti è uguale al retro del gilet, quindi iniziamo andando a fare il nostro bordino di 40 giri a maglie basse in costa retro, per poi andare a girare il lavoro e fare un giro a maglia bassa. Successivamente dobbiamo alternare giri a maglia alta e a maglia bassa per un totale di 11 giri e dobbiamo finire con un giro a maglia alta. Arrivati a questo punto dovremo andare a saltare 3 maglie da una parte e 3 maglie dall'altra, per poi andare a proseguire a fare di nuovo un totale, in questo caso di 13 giri, alternando maglia alta a maglia bassa. Come potete notare, ve li metto uno a fianco all'altro così vedete, ci sono nella parte davanti un paio di giri in meno rispetto al retro. Perché? Perché in questo caso qui andremo a fare un piccolo scollo rotondo. Vi do anche le misure in centimetri partendo da qui fino ad arrivare al bordo. Io ho lavorato un totale di 30 centimetri. Andiamo a vedere. Se lo giro riesco a farvelo vedere anche bene. Vedete? 30 centimetri. Adesso posso proseguire nella realizzazione delle 2 spalline, quindi saltando qui le maglie. Io ho già messo i 2 marcapunti, quindi questa è la parte centrale dello scollo. Io ho saltato 11 maglie da questo lato e 11 maglie da questo. Il marcapunti l'ho messo nella 12ª e in totale al centro abbiamo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 maglie saltando i marcapunti. Adesso vi dico anche in centimetri quanto sono. Allora, la parte centrale sono circa 10 centimetri, invece il laterale ugualmente 10 centimetri, quindi dall'altra parte avremo nuovamente un 10 centimetri. Esatto.
volevo fare una piccola precisazione. Il numero di maglie che io ho lasciato per lo scollo l'ho calcolato in base alla mia taglia, quindi se voi volete uno scollo un po' più ampio o che fate meno fatica a inserirlo dalla testa, vi consiglio di lasciare più maglie qui al centro e toglierle dai laterali. Questo è l'unico modo per avere uno scollo abbastanza ampio. Io l'ho lasciato giusto per la mia taglia, quindi se voi lo volete leggermente più largo andate a lasciare un po' più di maglie e naturalmente fate una prova. Questo è molto importante perché non vorrei che poi andaste una volta finito il progetto, a misurarlo e vi rendiate conto che non passa la testa. Quindi molto importante, fate delle prove una volta che l'avete fatto, mettete dei marcapunti per bloccare il lavoro e vedete se la testa si entra tranquillamente. Adesso dobbiamo proseguire con la realizzazione della prima spalla. Quindi io ho il filo già attaccato e proseguo quindi a lavorare. Faccio una catenella, giro e lavoro. Dovevo proseguire con il giro a maglia bassa, quindi vado a lavorare a maglia bassa fino alla maglia con il marcapunti compresa, quindi questa maglia la lavoro. Vedete, ho finito di lavorare e ho lavorato la maglia marcata. A questo punto devo proseguire a fare il giro con le maglie alte. Il procedimento è sempre lo stesso, quindi una catenella, giro il lavoro e vado a fare 2 maglie basse una sopra l'altra, prima maglia bassa fatta, entro in questo punto e faccio un'altra maglia bassa. Ricordatevi che se voi non volete partire facendo 2 maglie basse una sopra l'altra, potete andare a fare una normalissima maglia alta, o per essere più precisi e giusti nel lavoro dovete andare a fare le 3 catenelle sostitutive, perché se no poi qui sul lato si vedrebbero le 3 catenelle in più che avete fatto. Finito questo giro, devo andare a fare di nuovo il giro di ritorno a maglie basse. In questo caso poi da questo lato andremo a saltare una maglia. Quindi faccio catenella, giro il lavoro, lavoro tutto il giro a maglia bassa tranne l'ultima maglia. L'ultima maglia la devo saltare. Qui c'è l'ultima maglia, io l'ho saltata. Adesso devo andare a fare l'ultimo giro del mio lavoro. Quindi vado a fare una catenella, giro il lavoro e vado a lavorare con le maglie alte. Quindi, come ho fatto sempre, faccio 2 maglie basse una sopra l'altra e proseguo poi a lavorare a maglie alte, sempre nel modo in cui vi ho fatto vedere. Sono arrivata a fine giro e ho realizzato lo stesso numero di giri che ho realizzato per la parte retro, quindi devono essere uguali, i centimetri devono essere uguali, vedete? Adesso, arrivati a questo punto, posso tagliare il filo. Quindi faccio una catenella, taglio il filo, mi devo riagganciare da quest'altro lato. Per riattaccare il filo da questo lato dobbiamo seguire la direzione di cui abbiamo lavorato qui. Quindi qui abbiamo fatto questo giro in questa direzione, quindi è l'andata. Dobbiamo fare il ritorno che è in questa direzione, quindi per riattaccare il filo noi dobbiamo girare il nostro lavoro. Quindi giro in questo modo. Riprendo il mio uncinetto con il filo, vado a fargli il nodino iniziale, entro nella maglia dove è il marcapunti con l'uncinetto. Naturalmente voi potete togliere i marcapunti, io lo sto lasciando perché non mi dà molto fastidio. Prendo il cappietto con l'uncinetto, lo faccio passare all'interno della maglia e vado a fare una catenella. E ho bloccato il mio filo.
Adesso vado a lavorare maglie basse come abbiamo fatto qui, quindi fino a fine giro. La codina, questa codina io vado a lavorarla insieme alle maglie basse in modo da bloccarla e non doverla poi bloccare successivamente con l'ago. Quindi qui ci siamo soltanto bloccati, abbiamo fatto la catenella, dobbiamo rientrare nella stessa maglia e fare quindi la maglia bassa. Adesso mi sposto nella successiva e lavoro tranquillamente a maglie basse. Finito il mio giro a maglia bassa, dobbiamo di nuovo ripetere il giro con le maglie alte, poi il giro a maglia bassa saltando l'ultima catenella, l'ultima maglia, e poi di nuovo il giro a maglie alte. Vi faccio vedere di nuovo ogni singolo passaggio. Quindi andiamo a fare il giro a maglie alte. Come sempre le due maglie basse una sopra l'altra come prima maglia alta. E poi proseguo come vi ho fatto vedere il punto. Adesso dobbiamo andare a fare il giro di ritorno. Da questo lato c'è la maglia che noi dobbiamo saltare, quindi come facciamo? Facciamo naturalmente la catenella, giriamo il nostro lavoro, andiamo a fare una maglia bassissima nella prima maglia, una catenella e andiamo a fare le maglie basse fino a fine giro. Finito questo giro dobbiamo andare a fare l'ultimo giro, quindi il giro con le maglie alte. Quindi come abbiamo fatto anche per l'altra parte e per tutti questi giri andiamo tranquillamente a lavorare come vi ho fatto sempre vedere. Ricordatevi che qui dovete comunque saltare la maglia bassissima che abbiamo realizzato. Quindi una volta finito di fare il giro possiamo andare a chiudere, quindi facciamo una catenella e possiamo tagliare il filo. Queste sono le due parti del nostro gilet complete. Mi raccomando, il numero di giri deve essere uguale sia dalla parte del retro e sia alla parte del davanti. Adesso possiamo procedere a cucire. A questo punto io preferisco andare a posizionarlo in questo modo, vedete, non si vede nessuna costina, perché se noi giriamo il lavoro, vedete, si vede questa costina qui. Voi potete metterlo come preferite, potete lasciarlo sia in questo modo se vi piace di più o in questo modo. Io andrò a lasciare come dritta questa parte, quindi andrò a cucire tutti i vari componenti con questa parte sul davanti. Come potete vedere io mi sono già aiutata con i marcapunti, quindi ho bloccato le mie spalle, nel mio caso sono un totale di 10 punti, quindi 10 punti nella parte di davanti, 10 punti nella parte del retro. Io ho marcato insieme, quindi in modo da bloccare le due parti, la prima e l'ultima maglia, quindi la prima e la decima, sia da un lato che dall'altra, in questo modo. E andrò a cucire queste 10 maglie. Lo stesso procedimento che vi farò vedere da questo lato andrà fatto poi nei laterali, quindi bisognerà andare a bloccare da questo punto fino a questo punto e qui bisognerà tutto cucire. Questa parte qui è la manica, tra virgolette, perché la manica non ci sarà, però è lo scollo della manica. In questo punto, una volta che avremo cucito, andremo a fare un piccolo bordino come abbiamo realizzato qua. Io avevo già lasciato in questo caso un po' di filo, come vedete io ce l'ho già attaccato, l'ho già inserito nel mio ago e adesso andiamo a vedere come andare a cucire. Entro nella prima maglia marcata, prendo tutta la maglia e poi entro nella prima maglia dell'altro lato, quindi del retro nel mio lavoro. Faccio passare il filo. Mi sposto nella maglia a fianco sul retro, quindi entro in tutta la maglia e prendo anche quella corrispondente
nel lato davanti in questo modo, vedete? E faccio di nuovo passare il filo. Proseguo in questo modo, quindi mi sposto di nuovo sul lato, prendo una maglia, prendo quella corrispondente sul retro e faccio passare il filo. Di nuovo mi sposto di una maglia, prendo tutta la maglia, prendo quella corrispondente dall'altro lato e faccio passare il filo. Proseguo a cucire in questo modo. Siamo arrivati quindi alla fine, dobbiamo bloccare il nostro filo. Io ripasso di nuovo nello stesso modo, in modo da ripassare 2 volte in questo punto e bloccare bene. E poi da questo lato, come potete vedere, avevo lasciato nuovamente una codina e vado a fare dei nodi. Io ne ho fatto 3 per sicurezza. Arrivati a questo punto posso andare ad accorciare leggermente i miei fili, perché poi andranno nascosti bene, in modo da dare più sicurezza alla cucitura e che mentre che lo indossiamo non rischiamo che si disfi. Dobbiamo fare la stessa identica cosa da questo lato. Come potete vedere, io ho messo i marcapunti anche qui sul laterale, quindi ho bloccato il mio lavoro e adesso andrò a cucirlo come ho fatto per le spalle, nello stesso identico modo. Ho finito di cucire tutte le spalle, ho già girato le spalle e i laterali, ho già girato il mio lavoro, quindi ce l'ho al dritto, e adesso dobbiamo andare a fare i bordini dello scollo e delle maniche delle spalle. Andiamo quindi a rifinire il nostro collo, a fare il nostro bordino. State attenti perché secondo come andate a lavorare, qui andate a stringere e poi non entra più la testa. Quindi nel mio caso, siccome l'ho fatta abbastanza stretto, giusto giusto, andrò a fare un semplice bordino a maglia bassa. Quindi entro in una parte del retro del mio gilet, entro in una maglia con uncinetto, prendo il mio cappietto, lo faccio passare all'interno della maglia e vado a fare una catenella, rientro nella stessa maglia e faccio una maglia bassa. A questo punto lavoro a maglia bassa tutta la circonferenza del mio scollo. Ho finito di lavorare il mio scollo a maglie basse e io ho un totale di 41 maglie. Possono essere anche diverse, quindi voi potete avere 40 o 42 maglie. Qui non ci sono sul laterale le maglie ben visibili, ma ci sono solo i giri, quindi lì ci potrebbero essere delle piccole variazioni. Quindi se ne avete una, due in più di me o in meno di me, non succede niente, va bene uguale. Le maglie possono cambiare anche se voi avete lasciato meno maglie qui sulla spalla, in modo da avere una circonferenza per il collo, uno scollo più ampio. Quindi una volta arrivati a fine giro, entro nella prima maglia bassa che ho fatto e vado a fare una maglia bassissima, una catenella e posso andare a tagliare il filo. Dobbiamo andare a realizzare il bordino nello scollo della manica. Io uno l'ho già realizzato, come potete vedere, verrà in questo modo. Adesso vi faccio vedere come realizzare l'altro. Io parto dal fondo dello scollo, vedete? Qui c'è il bordino del nostro inizio lavoro, quindi io partirò da qui. Come sempre prendo il mio filo e vado a fare un cappietto. Entro adesso in una maglia in questo modo, prendo il mio cappietto, lo porto all'esterno e faccio una catenella per bloccarlo. Entro nello stesso punto e vado a fare la mia prima maglia bassa. Adesso dobbiamo lavorare tutta la circonferenza dello scollo della manica a maglia bassa.
qui, come potete vedere, non abbiamo delle maglie ben visibili, ma abbiamo i giri, quindi il numero di maglie non ve lo andrò a dire perché può variare da persona a persona. Dipende anche da quanto la volete frufru o meno. State attenti, l'unica accortezza di fare lo stesso numero di maglie sia da un lato e sia dall'altro. Quindi adesso piano piano entriamo in ogni singolo giro del nostro scollo manica e facciamo maglie basse. Piccolo consiglio: se avete fili che dovete nascondere, come io in questo caso questo e poi questi altri, vi consiglio di andare direttamente a lavorarli all'interno delle maglie basse, così li bloccate da subito. Siamo arrivati a fine giro. Come potete vedere, dobbiamo andare a chiudere questo giro, quindi entro nella prima maglia bassa che ho realizzato e vado a fare una maglia bassissima. Adesso dobbiamo andare a fare il bordino. State ben attenti perché questo passaggio può risultare un po' difficilino. Io tento di andare il più lentamente possibile e di farvi vedere bene tutti i passaggi. Quindi nel mio caso io voglio fare un bordino come questo qui dell'inizio, quindi con 5 maglie. Adesso andrò ad avviare 6 catenelle. La sesta catenella serve per facilitarci nel girare il lavoro. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Adesso vado a lavorare 5 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5. Adesso salto qui, che è la maglia che abbiamo già lavorato, dove abbiamo chiuso il primo giro. Vado nella successiva e faccio una maglia bassissima. Faccio una catenella e giro il lavoro. Devo proseguire a lavorare qui, a lavorare di nuovo 5 maglie basse. Da adesso fino alla fine della nostra manica, nel nostro bordino, andremo a lavorare maglie basse in costa retro. Quindi ho fatto una catenella, salto qui la maglia bassissima, quindi salto sia la catenella che la maglia bassissima e vado a lavorare le maglie basse in costa retro. 1, 2, 3, 4 e 5. A questo punto devo fare una catenella e giro nuovamente il lavoro e vado nuovamente a lavorare 5 maglie basse in costa retro. Salto la catenella che ho fatto per girare il lavoro e lavoro nelle maglie proprio, quindi 1, 2, 3, 4, 5. Adesso mi devo di nuovo unire al nostro gilet, quindi salto questa maglia perché l'ho già lavorata, vado nella successiva e vado a fare una maglia bassissima. Adesso devo ripetere di nuovo questi ultimi 2 giri, quindi catenella, giro il lavoro e vado nuovamente a fare 5 maglie basse in costa retro. Come prima salto la catenella, salto la maglia bassissima e lavoro nella maglia bassa. 1, 2, 3, 4,
5, catenella, giro il lavoro e vado a realizzare nuovamente 5 maglie basse in costa retro. 1, 2, 3, 4, 5. Sono di nuovo dove ho fatto le maglie basse, quindi salto questa e faccio una maglia bassissima in quella successiva. Quindi adesso devo riprendere, quindi catenella, giro il lavoro, faccio 5 maglie basse in costa retro, catenella, giro il lavoro, 5 maglie basse in costa retro e mi unisco poi di nuovo con una maglia bassissima alla base del mio lavoro e ripeto di nuovo questi 2 giri. Vi faccio vedere un'ultima volta, poi proseguite da soli. Catenella, giro il lavoro e vado a fare 5 maglie basse in costa retro. Catenella, giro il lavoro e di nuovo 5 maglie basse in costa retro. Mi devo agganciare alla base del mio lavoro, quindi maglia bassa alla base, entro e faccio una maglia bassissima. E adesso devo di nuovo ripetere, quindi catenella, 5 maglie basse, catenella, giro il lavoro e di nuovo 5 maglie basse per poi di nuovo fare una maglia bassissima alla base e riproseguire nuovamente da capo. Realizzato quindi il bordino tutto intorno al nostro scollo della manica, mi ritrovo in questa situazione. Io sto andando a lavorare l'ultimo giro a maglie basse, devo fare il ritorno. Non l'ho ancora fatto e non lo farò. Vado a fare una catenella, giro e devo adesso unirmi all'inizio, vedete, in questo punto. Quindi entro adesso in ogni singola maglia del primo giro, quindi 1, 2, 3, 4, questa è la quinta. Quindi entro nella maglia in costa retro e poi entro nella prima maglia del primo giro e vado a fare una maglia bassa. Di nuovo entro nella maglia in costa retro, nella seconda maglia del primo giro e vado a fare una maglia bassa. Proseguo in questo modo per le altre maglie. Una volta che noi abbiamo lavorato tutte le maglie a maglia bassa, siamo a questo punto, vedete? Vado a fare una catenella, taglio il filo e poi lo vado a nascondere sul retro. E così abbiamo finito la nostra manica, vedete? Il nostro scollo della manica. Questo è il nostro gilet concluso. Spero che il tutorial vi sia piaciuto, se lo rifate mi raccomando taggatemi e noi ci vediamo al prossimo tutorial.